Scoprire Tenerife un'isola senza tempo. Scopri i segreti nascosti di Tenerife, un'isola che offre molto più di spiagge assolate e resort di lusso. Preparati a un viaggio che cambierà la tua prospettiva. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, sezione Mamariotti Mondo, per ispirarti a conoscere nuovi luoghi, sia solo per sognare che per ispirarti per una possibile vacanza o chissà un trasferimento definitivo. Questo filmato vi porterà nella fantastica isola di Tenerife, un'isola di contrasti e bellezza naturale. Potrete scoprirne la storia, l'economia e tutto quello che riguarda l'isola. Inoltre in arrivo, o forse già pubblicati, troverete filmati distinti, dedicati a 3 tipologie di persone, per chi vuole conoscere l'isola da turista, chi ha il pensiero di andarci a vivere e chi invece sta pensando ad un investimento economico. Quindi allacciatevi le cinture di sicurezza e partiamo all'esplorazione di questa fantastica isola. Tenerife, la più grande delle isole Canarie, è un vero gioiello dell'Oceano Atlantico. La sua origine vulcanica ha plasmato un paesaggio unico, caratterizzato da contrasti sorprendenti. Dalle spiagge di sabbia nera del nord alle dorate distese del sud, Tenerife offre una varietà di scenari mozzafiato. Il maestoso Teide, vulcano attivo e vetta più alta della Spagna, domina l'isola con la sua imponenza. La ricca biodiversità di Tenerife è un altro aspetto che la rende speciale. Foreste di laurisilva, specie endemiche e una flora e fauna uniche al mondo ti aspettano per essere scoperte. Ma addentriamoci meglio nei secoli di quest'isola. Come detto, Tenerife è un'isola di origine vulcanica, nata sul fondo dell'oceano tra 20 e 50 milioni di anni fa, insieme alle altre isole della Macaronesia. Secondo la teoria dei blocchi sollevati, l'accumulo di magma diede origine al vulcano che formò l'isola, con un fenomeno chiamato lava a cuscino. L'isola iniziò ad emergere durante il Miocene, circa 7 milioni di anni fa, dando origine a 3 antiche masse vulcaniche. Successivamente, un secondo ciclo vulcanico molto più intenso, durato circa 3 milioni di anni, formò la zona centrale dell'isola. Dopo la sua formazione, 2 grandi frane, 800.000 anni fa, crearono le valli di Laurotava e Guimar. Infine, circa 200.000 anni fa, iniziò a sollevarsi il Teide, il vulcano che oggi domina il paesaggio dell'isola. Circa 7 milioni di anni fa, dando origine a 3 antiche masse vulcaniche. Successivamente, un secondo ciclo vulcanico molto più intenso, durato circa 3 milioni di anni, formò la zona centrale dell'isola. Dopo la sua formazione, 2 grandi frane, 800.000 anni fa, crearono le valli di Laurotava e Guimar. Infine, circa 200.000 anni fa, iniziò a sollevarsi il Teide, il vulcano che oggi domina il paesaggio dell'isola. Un viaggio nel tempo. La storia di Tenerife è un crogiolo di culture e influenze diverse. Prima dell'arrivo degli esseri umani, l'isola di Tenerife, nelle Canarie, era abitata da diverse specie animali preistoriche endemiche oggi in gran parte estinte. Tra queste spiccano la lucertola gigante, Gallotia goliath, il ratto gigante, Canariomys bravoi, e la tartaruga gigante, Geochelone burchardi, tutti esempi di gigantismo insulare, un fenomeno che porta alcune specie a crescere di dimensioni nelle isole in assenza di predatori. Il nome antico dell'isola era Nivaria, come la chiamavano i Romani, in riferimento alla neve che copre la cima del vulcano Teide. Secondo alcune teorie, il nome attuale, Tenerife, deriverebbe da parole guance della vicina La Palma, Tene, montagna, e Ife, bianca, con l'aggiunta della R da parte degli spagnoli. I Guanci, gli aborigeni dell'isola, la chiamavano invece Kenec, Kinec o Akinec. Quando gli spagnoli arrivarono, Tenerife era l'ultima isola dell'arcipelago a non essere stata ancora conquistata. Era divisa in 9 menceyatos, piccoli regni guidati ciascuno da un mencey, re, figli di Tinerfe il Grande, l'ultimo sovrano unificato dell'isola. Nel 1494, le truppe spagnole al comando dell'adelantado Alonso Fernández de Lugo subirono una pesante sconfitta nella prima battaglia di Acentejo. Tuttavia, grazie alla superiorità militare e all'effetto devastante delle malattie europee sui nativi, la conquista fu completata il 25 dicembre 1495. Dopo la conquista, la popolazione indigena fu in gran parte sterminata o ridotta in schiavitù, mentre nuovi coloni provenienti da vari territori dell'impero spagnolo, tra cui Portogallo, Fiandre, Italia e Germania,
si insediarono sull'isola. Le foreste vennero abbattute per far posto a coltivazioni, inizialmente di canna da zucchero verso il 1520 e poi di vite, cocciniglia, usata per la produzione di coloranti, e banani, che diventarono pilastri dell'economia isolana nei secoli successivi. Nel 1797 l'isola fu teatro di un tentativo di invasione da parte della flotta britannica guidata da Orazio Nelson, che fu respinta nella battaglia di Santa Cruz de Tenerife. Nelson perse il braccio destro durante l'assalto e gli abitanti dell'isola riuscirono a respingere anche un secondo tentativo di sbarco nella zona di Puerto Santiago, facendo rotolare pietre sui britannici dalle scogliere di Los Gigantes. Nel XIX secolo, Tenerife iniziò ad attrarre visitatori illustri e naturalisti come Alexander von Humboldt, che rimase colpito dalla bellezza del paesaggio e dalla natura del Teide. A partire dagli anni 1890, il turismo cominciò a svilupparsi, specialmente nella parte settentrionale dell'isola, con città come Puerto de la Cruz e Santa Cruz de Tenerife. Nel marzo 1936, poco prima della guerra civile spagnola, Francisco Franco fu mandato a Tenerife per isolarlo politicamente. Fu proprio da lì che organizzò il colpo di Stato che avrebbe dato inizio alla guerra. Le Canarie passarono sotto il controllo dei nazionalisti già nel luglio dello stesso anno e, come nel resto della Spagna franchista, vi furono repressioni ed esecuzioni di massa. Negli anni 50, a causa della povertà del dopoguerra, molti abitanti di Tenerife emigrarono, soprattutto verso Cuba e l'America Latina. Il Venezuela, in particolare, divenne una delle mete preferite, tanto da essere soprannominato affettuosamente la ottava isola. A Tenerife, la lingua ufficiale è lo spagnolo, ma l'isola ha anche una forte presenza di lingua canaria, un dialetto che riflette l'influenza storica delle popolazioni indigene, i Guanci, e degli immigrati arrivati dalle varie regioni spagnole. Sebbene l'uso del dialetto canario sia ormai limitato, alcune parole e espressioni tipiche possono ancora essere ascoltate, soprattutto nelle aree più rurali. Il canario si distingue dallo spagnolo standard principalmente per alcuni termini, la pronuncia e le espressioni colloquiali. Ad esempio, a Tenerife si può sentire l'uso di guagua per indicare l'autobus o mojo per riferirsi alle salse tipiche usate nella cucina locale. Tuttavia, la lingua spagnola resta la lingua dominante nella vita quotidiana, nell'educazione e nei media. L'isola è anche una destinazione turistica internazionale, quindi l'inglese, il tedesco e altre lingue europee sono frequentemente parlati nelle zone più turistiche. Il clima di Tenerife è uno dei motivi principali per cui l'isola è così amata dai visitatori di tutto il mondo. Situata in una posizione privilegiata nell'Oceano Atlantico, l'isola gode di un clima subtropicale mite e stabile durante tutto l'anno, al punto che viene affettuosamente chiamata l'isola dell'eterna primavera. Le stagioni sono poco marcate, con inverni temperati e estati calde ma mai torride. Nei mesi invernali, da dicembre a febbraio, le temperature medie si aggirano intorno ai 19 o 20 gradi Celsius, con punte che possono superare i 22 gradi nelle ore centrali della giornata, soprattutto nelle zone costiere del sud. L'estate, che va da giugno a settembre, presenta giornate soleggiate e temperature che raramente superano i 27 o 28 gradi, con notti fresche grazie alla brezza marina. Le piogge sono scarse e si concentrano principalmente tra novembre e marzo, soprattutto nelle aree settentrionali dell'isola, più esposte all'umidità portata dai venti alisei. Il sud, invece, gode di un clima più secco e soleggiato, motivo per cui è particolarmente apprezzato dai turisti in cerca di mare e relax tutto l'anno. In montagna, e in particolare nelle zone del Parco del Teide, il clima cambia notevolmente. L'inverno può portare persino nevicate, offrendo uno spettacolo unico dell'imponente vulcano coperto di neve, mentre le spiagge sottostanti restano bagnate dal sole. Anche qui i cambiamenti climatici, negli ultimi anni, si fanno sentire e possono sopraggiungere notevoli piogge che allagano le strade, sprovviste di una canalizzazione per il recupero delle acque. L'ambiente naturale qui cambia rapidamente, dalle foreste umide del nord ai deserti rocciosi del sud, dai rilievi montuosi ai fondali marini, ogni ecosistema ospita forme di vita adattate in modo unico. La flora dell'isola riflette questa diversità. Le montagne settentrionali sono coperte da antiche foreste di laurisilva, veri e propri polmoni verdi che sopravvivono grazie all'umidità portata dagli alisei. Più in alto dominano i pini canari, imponenti e resistenti al fuoco, simbolo della tenacia della vegetazione locale. Al contrario, il sud arido è caratterizzato da piante grasse e succulente,
come l'euforbia e il cardon, che danno al paesaggio un aspetto quasi lunare. Una delle piante più conosciute dell'isola è senza dubbio l'aloe vera, rinomata per le sue proprietà curative. Se vuoi saperne di più su questa pianta miracolosa, ti invitiamo a visionare il filmato dedicato dove raccontiamo la sua storia, i metodi di coltivazione e i suoi usi nella vita quotidiana. Tenerife è anche un'isola agricola. Nelle sue campagne si coltivano frutti deliziosi come le banane canarie, piccole e dolci, oltre a mango, papaya, avocado, fico d'India, agrumi e persino uva, da cui si producono ottimi vini locali. La varietà e la qualità dei prodotti sono frutto del terreno vulcanico ricco di minerali e del clima mite tutto l'anno. Dal punto di vista faunistico, Tenerife ospita specie endemiche che non si trovano in nessun'altra parte del mondo. Tra gli animali più rappresentativi c'è la lucertola Gallotia galloti, agile e colorata, che vive tra rocce e cespugli ed è uno dei simboli naturali dell'isola. Sono comuni anche i conigli selvatici, i ricci e diverse specie di uccelli, tra cui falchi, colombe e fringuelli. Ma è nel mare che circonda l'isola che la fauna mostra il suo lato più spettacolare. Tenerife è uno dei luoghi migliori in Europa per osservare balene pilota e delfini tursiopi, visibili quasi tutto l'anno grazie alle acque profonde e calde. Le escursioni in barca per avvistarli sono un'esperienza indimenticabile. Non mancano nemmeno le tartarughe marine, i pesci tropicali e una vasta varietà di invertebrati che popolano i fondali, rendendo l'isola ideale anche per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni. In sintesi, la flora e la fauna di Tenerife raccontano una storia di adattamento, resilienza e meraviglia. Ogni angolo dell'isola offre l'occasione per un incontro speciale con la natura. A Tenerife si utilizza l'euro come moneta ufficiale, proprio come nel resto della Spagna, di cui l'isola fa parte. Pur essendo geograficamente lontana dalla penisola, Tenerife è a tutti gli effetti una comunità autonoma spagnola. Per quanto riguarda il sistema fiscale, una delle grandi attrattive è la fiscalità agevolata. L'imposta sul valore aggiunto, IVA, ad esempio, è sostituita dall'IGIC, con un'aliquota molto più bassa, rendendo l'isola interessante sia per chi vuole viverci che per chi intende investire. Tenerife è la principale destinazione turistica delle Isole Canarie, con oltre 6.400.000 visitatori all'anno, dato riferito al 2023, il che rappresenta circa il 40% del turismo totale dell'arcipelago. Il comune di Adege, situato nel sud dell'isola, è il cuore del turismo di lusso e detiene la più alta concentrazione di hotel a 5 stelle d'Europa. Tra le sue strutture ricettive si trovano alcuni tra i migliori hotel di lusso della Spagna, premiati anche a livello internazionale. Tenerife ha il prodotto interno lordo, PIL, più elevato dell'intero arcipelago. L'economia dell'isola è fortemente incentrata sul settore dei servizi, che rappresenta circa il 78% della produzione totale. All'interno di questo, il turismo da solo incide per circa il 37% del PIL, confermandosi come motore economico principale. Altri settori, pur avendo un peso minore, sono strategici per uno sviluppo sostenibile e diversificato. Il settore delle costruzioni contribuisce per circa 11%, l'industria per circa il 6%, il settore energetico per circa il 3%, con un ruolo crescente nelle energie rinnovabili, il settore primario, quali agricoltura, pesca ed altro ancora, ha un peso ridotto, pari a circa il 2%, ma è fondamentale per la gestione del territorio e la sostenibilità. La sanità a Tenerife è di buona qualità, con un sistema che combina sia strutture pubbliche che private. Il sistema sanitario pubblico delle Isole Canarie è gestito dal Servizio Sanitario delle Canarie, SCS, che garantisce assistenza medica gratuita o a costi molto bassi per i residenti e i cittadini dell'Unione Europea, grazie alla tessera sanitaria europea. Le strutture pubbliche, tra cui ospedali e cliniche, offrono servizi medici generali, specializzati e di emergenza, con personale altamente qualificato. Per i turisti o coloro che non sono coperti dalla sanità pubblica, le strutture sanitarie private sono abbondanti e offrono servizi rapidi e di alta qualità, anche se a costi più elevati rispetto al sistema pubblico. La sanità privata è molto diffusa a Tenerife, con numerose cliniche e ospedali che offrono trattamenti medici, dentali e specialistici. In genere, i costi di una visita medica privata variano tra i 30 e i 50 euro, ma possono aumentare a seconda della specializzazione e del tipo di trattamento richiesto. In caso di emergenza, Tenerife è ben fornita di ospedali attrezzati, come l'Hospital Universitario de Canarias e l'Hospital de la Candelaria,
che sono i principali centri di riferimento per le emergenze. Inoltre, l'isola è dotata di una rete di farmacie distribuite capillarmente, che sono facilmente accessibili anche nelle aree turistiche. In generale, i servizi sanitari a Tenerife sono accessibili, efficienti e di buona qualità, sia per i residenti che per i turisti. Il sistema scolastico a Tenerife segue il modello spagnolo e comprende scuola dell'infanzia, primaria, secondaria e superiore, con l'obbligo scolastico dai 6 ai 16 anni. L'istruzione è pubblica, gratuita e di buon livello, ma sono presenti anche scuole private e internazionali. Per quanto riguarda l'istruzione universitaria, l'isola ospita l'Università di La Laguna, una delle più antiche delle Canarie, che offre un'ampia scelta di corsi e attrae studenti da tutto l'arcipelago e dall'estero. Trasporti. Spostarsi in libertà. Tra mare e montagna. Tenerife è un'isola ben organizzata e facile da esplorare, grazie a un sistema di trasporti efficiente e a collegamenti internazionali di alto livello. L'isola è servita da 2 aeroporti principali: Tenerife Nord, situato vicino alla storica città di La Laguna, e Tenerife Sud, che è il più grande e trafficato, ideale per chi arriva nelle zone turistiche meridionali come Adeje o Playa de las Américas. Entrambi i scali offrono voli diretti da e per le principali città europee, rendendo l'isola una meta accessibile in tutte le stagioni. Una volta arrivati, muoversi a Tenerife è piuttosto semplice. La rete di autobus pubblici, gestita dalla compagnia Tizza, copre praticamente tutto il territorio, collegando le località principali, le zone rurali e persino i centri naturalistici. Per chi soggiorna nel nord, il servizio di tram tra Santa Cruz e La Laguna è moderno, comodo e puntuale. Tuttavia, per esplorare ogni angolo dell'isola con piena libertà, il noleggio di un'auto è la soluzione preferita da molti visitatori. Le strade sono ben mantenute, la segnaletica è chiara e il traffico è generalmente scorrevole, anche nei periodi di maggiore affluenza turistica. Questo permette di scoprire facilmente spiagge nascoste, paesini montani, punti panoramici e sentieri immersi nella natura. Gastronomia, gusto e tradizione. Tra mare e montagna. La cucina di Tenerife è un viaggio nei sapori autentici, un connubio tra la tradizione spagnola, l'influenza africana e le radici latinoamericane, che riflettono la storia dell'isola e la sua posizione nell'Atlantico. Uno dei piatti più iconici sono le papas arrugadas con mojo, piccole patate locali cotte con la buccia in acqua molto salata, fino a creare una crosticina rugosa e saporita. Vengono servite con il mojo rojo, a base di peperoncino e paprika, o il mojo verde, con coriandolo o prezzemolo e aglio, salse tipiche e insostituibili nella cucina canaria. Altro alimento fondamentale è il gofio, una farina di cereali tostati, come mais o grano, utilizzata in moltissime preparazioni, mescolato al latte per la colazione, impastato con miele e mandorle, oppure come ingrediente in zuppe e dolci. Altro piatto che troviamo anche in Spagna sono le tapas, piccole porzioni di svariati alimenti sia per aperitivo che per un pranzo gustoso. Non mancano naturalmente il pesce fresco e i frutti di mare, che occupano un posto centrale nella dieta locale. Anche la carne è apprezzata e quella di carne la potrete trovare in svariati menù. Chiudono il pasto i dolci tradizionali come il quesillo, un dessert simile al crème caramel, e i dolci al gofio o alla banana, altro prodotto tipico dell'isola. Alle Canarie, l'acqua del rubinetto non è consigliata per essere bevuta, anche se è sicura per cucinare, lavarsi i denti o fare il caffè. Per bere è preferibile acquistare acqua in bottiglia, facilmente reperibile in qualsiasi supermercato o negozio. Si trovano anche bottiglioni da 5 o 8 litri, chiamati garrafas de agua, ideali per le famiglie o per chi soggiorna a lungo sull'isola. Tra le bevande tipiche, una delle più conosciute, riservata ad adulti, è la sangria, una bevanda alcolica, fresca e aromatica, preparata con vino, frutta tagliata a pezzetti, spezie e a volte un tocco di liquore. Le festività di Tenerife sono un mix di tradizione religiosa e cultura popolare, che offrono un'opportunità unica di immergersi nell'anima dell'isola. Ma al di fuori di quelle strettamente legate alla religione e tradizione, troviamo il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife. Questa è la festa più famosa, con sfilate colorate, musica e balli. Considerato uno dei più grandi carnevali del mondo, si tiene ogni anno tra febbraio e marzo. Quest'isola l'ho vissuta in prima persona e ci ritornerò quest'anno per la 3ª volta. La cosa che più mi ha sorpreso ed affascinato è la diversità dei paesaggi e del clima passando solo da una parte all'altra dell'isola.
Infatti, alcune immagini presenti in questo filmato sono proprio state scattate durante uno dei miei passati viaggi. Trovo che quest'isola possa appassionare diverse categorie di visitatori o possibili futuri abitanti. Tenerife, un'isola da vivere e amare. Tenerife è molto più di una semplice meta di vacanza. È un'isola ricca di storia, cultura, natura e opportunità. Un luogo dove puoi vivere esperienze indimenticabili e creare ricordi preziosi. Che tu sia un investitore, un turista o un espatriato, Tenerife ha qualcosa da offrire. Scopri i suoi segreti, lasciati conquistare dalla sua bellezza e preparati a vivere un'avventura unica. E qui si conclude il nostro viaggio, per iniziarne un altro con uno dei miei filmati dedicati alla scoperta del mondo. A proposito, in descrizione troverai link utili ed interessanti su questa splendida meta e mi raccomando, iscrivetevi al canale ed accendete la campanella. Saluti e buona esplorazione!